Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Etoposide Sandoz SPA. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Etoposide Sandoz? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Etoposide Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Etoposide Sandoz? Etoposide Sandoz è un farmaco a base del principio attivo etoposide, appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico derivati della podofilotossina. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SPA. Etoposide Sandoz può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Etoposide Sandoz 100 mg/5 ml concentrato per soluz. Per infusione 1 flacone vetro da 5 ml. Etoposide Sandoz 20 mg/ml concentrato per soluz. Per infusione 1 flacone vetro da 10 ml. Etoposide Sandoz 20 mg/ml concentrato per soluz. Per infusione 1 flacone vetro da 20 ml con Oncosafe. Etoposide Sandoz 20 mg/ml concentrato per soluz. Per infusione 1 flacone vetro da 50 ml con Oncosafe. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sandoz SPA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: etoposide. Gruppo terapeutico: antineoplastici. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: l'etoposide è un farmaco antineoplastico per uso endovenoso. Può essere usato o in monoterapia o in combinazione con altri agenti oncolitici. I dati disponibili dimostrano che l'etoposide può essere impiegato nel carcinoma polmonare a piccole cellule, nei carcinomi del testicolo non seminomatosi resistenti, nella leucemia mielomonocitica e mielocitica acuta, AML, sottotipo Fab M4-M5, quale parte della terapia di combinazione dopo fallimento della chemioterapia di induzione. Posologia: l'etoposide deve essere somministrato unicamente da, o sotto la diretta supervisione di, un medico qualificato esperto nell'uso dei farmaci chemioterapici antineoplastici. Il personale in stato di gravidanza non deve maneggiare gli agenti chemioterapici. Modo di somministrazione: etoposide Sandoz ha somministrato per infusione endovenosa lenta, vedere sotto. Etoposide non deve essere somministrato per infusione endovenosa rapida. L'etoposide concentrato per soluzione per infusione deve essere diluito prima dell'uso, vedere paragrafo 6. Immediatamente prima della somministrazione, la dose necessaria di etoposide Sandoz deve essere diluita in glucosio 5% o soluzione salina per iniezione 0,9% per ottenere un intervallo di concentrazione da 0,2 a 0,4 mg/ml, di solito non più di 0,25 mg/ml per la concentrazione finale. Il farmaco deve poi essere somministrato per infusione endovenosa in un periodo non inferiore a 30 minuti. Precauzioni di somministrazione: è stata segnalata ipotensione dopo la somministrazione endovenosa rapida. Pertanto si raccomanda che etoposide Sandoz soluzione sia somministrata in un periodo da 30 a 60 minuti. Tempi di infusione più lunghi possono essere necessari in base alla tolleranza del paziente. Come per altri composti potenzialmente tossici, si deve usare cautela nel maneggiare e preparare la soluzione di etoposide Sandoz. Possono verificarsi reazioni cutanee associate all'esposizione accidentale a etoposide Sandoz. Si raccomanda l'uso di guanti. Se etoposide Sandoz soluzione viene a contatto con la pelle o le mucose, lavare immediatamente la pelle o la mucosa accuratamente con acqua e sapone. Posologia: adulti. La dose raccomandata di etoposide Sandoz è di 60-120 mg/m2 al giorno per 5 giorni successivi. Poiché copyright etoposide Sandoz causa mielosoppressione, il ciclo di trattamento non deve essere ripetuto a intervalli con frequenza inferiore a un periodo che va da 10 a 20 giorni. Nelle indicazioni non ematologiche, i cicli non possono essere ripetuti prima che siano trascorsi 21 giorni. Cicli ripetuti con etoposide Sandoz infusione non devono essere effettuati prima che il quadro ematico non sia stato controllato per segni di mielosoppressione e sia ritenuto soddisfacente.
In complesso, gli schemi posologici più frequentemente usati sono quelli di 100 mg/m2 per 5 giorni o di 120 mg/m2 a giorni alterni nei giorni 1, 3 e 5. Aggiustamenti della dose. Il dosaggio di etoposide Sandoz deve essere modificato per tenere conto degli effetti mielosoppressori di altri farmaci in combinazione o agli effetti della terapia di raggi X precedente o chemioterapia che possono aver compromesso la riserva midollare. I pazienti non devono iniziare un nuovo ciclo di trattamento con etoposide Sandoz se la conta dei neutrofili è inferiore a 1500 cellule/mm3 e la conta delle piastrine è inferiore a 100.000 cellule/mm3, a meno che non causate da malattia maligna. Dosi successive alla dose iniziale devono essere modificate se si verifica una conta dei neutrofili inferiore a 500 cellule/mm3 per PA di 5 giorni o associata a febbre o infezione, se si verifica una conta piastrinica inferiore a 25.000 cellule/mm3, se si sviluppa qualsiasi altra tossicità di grado 3 o 4 o se la clearance renale è minore di 50 ml/min. Si deve prestare particolare attenzione per evitare lo stravaso. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia nei bambini non sono state stabilite. Anziani. Non sono necessari aggiustamenti posologici. Insufficienza renale. Nei pazienti con insufficienza renale ma con funzione epatica normale, la dose di etoposide deve essere ridotta, i valori ematologici minimi e la funzione renale monitorati. In pazienti con funzionalità renale ridotta, deve essere considerata la seguente modifica della dose sulla base della clearance della creatinina misurata. Clearance della creatinina, ml/min. Dose giornaliera raccomandata, per cento delle dose standard 100, 15, 50, 75, 15. Controindicato, vedi paragrafo 4, 3. Un dosaggio successivo deve essere basato sulla tolleranza del paziente e sull'effetto clinico. Non sono disponibili dati in pazienti con clearance della creatinina 15 ml/min e in questi pazienti devono essere considerati ulteriori riduzioni di dose. Per le istruzioni su uso/manipolazione e smaltimento, vedere paragrafo 6, 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1, grave disfunzione epatica, grave danno renale, clearance della creatinina 15 ml/min, vedere paragrafo 4, 2, grave mielosoppressione, iniezione intraarteriosa o intracavitaria, allattamento al seno, vedere paragrafo 4, 6, l'uso concomitante di vaccino per la febbre gialla o altri vaccini VVA controindicato in pazienti immunosoppressi, vedere 4, 5, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La somministrazione di etoposide deve essere eseguita sotto la supervisione di un medico specializzato esperto nell'uso di agenti chemioterapici antineoplastici. Durante la somministrazione di etoposide Sandoz possono verificarsi reazioni nel, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'etoposide può potenziare l'effetto citotossico e mielosoppressivo di altri farmaci, ad esempio, ciclosporina. Dosi elevate di ciclosporina, con conseguenti concentrazioni superiori a 2000 mg/ml, somministrate con etoposide orale, hanno provocato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere etoposide Sandoz insieme ad altri farmaci come Eurosnirvaxona Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere etoposide Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere etoposide Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Si sospetta che l'etoposide, quando somministrato durante la gravidanza, causi seri difetti congeniti. Etoposide ha dimostrato di essere teratogeno in topi e ratti. Non ci sono studi adeguati e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi con etoposide relativi agli effetti sulla capacità di guidare veicoli e usare macchinari. Se manifesta effetti indesiderati come stanchezza e sonnolenza, il paziente deve evitare di guidare o di usare macchinari. Effetti indesiderati. La tabella seguente elenca gli eventi avversi suddivisi per classe sistemico/organica e frequenza, che è definita dalle seguenti categorie. Molto comune, a 0 yen 1/10, comune, a 0 yen 1/100, 1/10, non comune, a 0 yen 1, 1, 000, 1 centesimo e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio con dosaggi totali di 2, 4, 3, 5 g/m2 somministrati per via endovenosa nell'arco di 3 giorni si sono avute infiammazione della mucosa grave e mielotossicità. Acidosi metabolica e casi di grave tossicità epatica sono stati segnalati in pazienti trattati con dosi di toposide più elevate di quelle raccomandate. Non ha disponibile un antidoto specifico. Devono essere impiegate terapie sintomatiche e di supporto e i pazienti devono essere strettamente monitorati. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antineoplastici/derivati della podofilotossina, codice ATC L01CB01. L'etoposide A, un derivato semisintetico della podofilotossina, provvisto di notevole attività citotossica e di proprietà dipendenti dallo schema, proprietà farmacocinetiche. Le proprietà farmacocinetiche dell'etoposide soggiacciono a notevoli variazioni interindividuali. Il farmaco si distribuisce rapidamente nel siero umano e per il 94% ha legato alle proteine plasmatiche. La cinetica del decadimento, dati preclinici di sicurezza, tossicità riproduttiva. L'etoposide A teratogeno nei ratti a livelli posologici più bassi di quelli impiegati in clinica. Mutagenicità. Test in vitro e in vivo hanno dato risultati positivi per tossicità. Elenco degli eccipienti: alcol benzilico 20 mg/ml, alcol etilico 96%, V/V 260,60 mg/ml, acido citrico anidro, macrogol 300, polisorbato 80. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di etoposide Sandoz a base di etoposide sono: etoposide Accord, etoposide Teva. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.